Bene, ecco, non so se avete notato, no? Se hai notato, sempre in questo discorso del plurale, scusami, ma è perché dopo tanti anni che hai lavorato di persona, quindi con tante persone, eccetera, hai sempre questa idea di mettere avete, fatte, scusami, quindi torniamo indietro e ecco, hai visto qua che sono seduto su un pallone, il fitball, no? Il fitball, però dicevo, tu fai yoga, cosa fai con il fitball? Allora, partendo dal presupposto che tutto quello che facciamo con coscienza è yoga. Poi dopo ci sono delle posizioni di yoga classiche, altre un po' come dire elaborate negli anni, eccetera, utilizzo anche il fitball per fare determinate posizioni. Poi oggi facciamo proprio delle posizioni abbastanza semplici, ok? Utilizzando questo attrezzo, se tu non ce l'hai a casa, dovrai o comprare, se hai voglia, puoi comprare perché magari farò anche tante altre lezioni con Fitball e anche perché ci sono tanti esercizi proprio con il pallone. Magari farò anche delle lezioni specifiche con degli esercizi che possono essere propedeutici allo yoga. E, stavo dicendo, se non ce l'hai a casa e non hai voglia di comprare, non posso fare niente e vedrai la lezione. Dice, caspita, finisco di vedere la lezione, è interessante, carina, eccetera, allora magari lo compro, no? Ok? L'altra cosa, ehm, iscriviti al mio canale, no? Perché così in questa maniera, dopo che ci sono quasi 150 lezioni, quasi 3 mesi di lezioni che faccio, eccetera, se mi fai, cioè se ti iscrivi o il tuo fratello, la tua sorella, eccetera, eh, cioè va bene perché poi vado avanti con questo mio progetto, dai. E quindi sì, guarda, scusami di nuovo, sarai proprio partecipi di tutto ciò che poi farò nell'arco di quest'anno. Poi non è che mi fermerò, continuerò. Poi metti like, iscrivi, eccetera, come se tu fossi qua con me o se io sono a casa tua perché sono dentro del tuo telefonino, dentro della tua televisione, dentro il computer, quindi, cioè, in una maniera o nell'altra siamo lì, no? Sono entrato in casa tua, sono entrato nella tua vita, ok? E tu sei entrato nella mia vita, anche se non ti vedo. Allora, il Fitball è un attrezzo, ma è anche soprattutto una sedia. Dice, ma come una sedia? Allora, nei paesi scandinavi, avevo fatto un post tanto tempo fa, e loro utilizzano come si chiamano, negli uffici di telemarketing il Fitball. Perché? Perché il Fitball è una sedia mobile, per cui io non sto mai fermo come se fosse una sedia, per cui difficilmente mi viene mal di schiena. C'è stata una volta in una conferenza che io sono stato seduto sopra un Fitball più di 4 ore senza neanche ad alzarmi. Poi magari mi mettevo qui, mi muovevo, mi impiegavo, non so, magari appoggiavo il ginocchio e guardavo, poi tornavo, stendevo la gamba, come qui, come adesso. Poi mi stendevo, per cui mi muovevo dietro, avanti, poi andavo indietro. Difficilmente uno sta fermo nel pallone. Per cui la colonna ha soltanto, gioisce soltanto, no? Ringrazia. Per cui se tu sei in ufficio, e magari è il tuo ufficio, no? Perché
magari il pallone, avevo detto anche ai miei clienti, portali il pallone nell'ufficio, in banca, eccetera. No, perché se faccio quello, c'è quello che di qua mi dice ok, vabbè, non si può, non si può, vabbè, purtroppo. Ma se sei a casa, se sei lì al computer, se sei magari nel tuo studio, è tuo, ecco, prendi il fitball. Magari tuo marito è lì che soffre il mal di schiena, è facilissimo. Prendi il fitball, fai un regalo, ok? Adesso c'è il Natale, cioè il Natale è un po' più lontano, però il compleanno, no, amore mio, io ti regalo, ti regalo quello, però prima devi prenderlo tu, cioè non regalare una cosa che poi non l'ha mai messo, non l'ha mai utilizzato. Caspita, ho visto una lezione lì in quel canale di YouTube di yoga che poi, cioè, è yoga, ma poi lui ha utilizzato il Fitball, mi ha detto questa roba qua del Fitball, ma guarda che carino perché anch'io ho provato, prova anche tu, vedrai che poi sarà molto utile, soprattutto per quanto riguarda la schiena. Allora, partiamo dall'idea che sono lì seduto, per cui posso muovere il bacino e di conseguenza la colonna vertebrale. Metto le mani sopra le ginocchia e vado con il pube verso il soffitto e dietro. Quindi una retroversione e anteroversione. Vedi che poi io sto fermo con il torace e la testa. Si muove solo il bacino, quindi anche le ginocchia, e per cui il tratto lombare. Allora, in neurologia funzionale, perché è quello che poi io mi sono impegnato in questi anni di studiare, di portare avanti questo tipo di studio, quindi neurologia funzionale applicata al movimento, questo lo chiamiamo un esercizio di propriocezione. Cerco di isolare una parte del nostro corpo che è il tratto lombare, focco quindi la mia attenzione lì e inspiro, espiro, tutto il resto è fermo. Se io faccio questo piano, cosciente, il 110% cosciente in questo momento, va soltanto a migliorare tutta la mia pratica di yoga. Magari il dolore che ho potrebbe anche essere il dolore alla spalla, miglioro attraverso questo movimento del tratto lombare. Sembra un po' strano, ma è vero, è proprio questo. Qualità del movimento, piano, per cui deve essere fatto molto piano, con un range of motion, quindi una mobilità articolare molto ampia, però magari faccio dei movimenti piccoli e poi magari faccio dei movimenti più ampi di quell'articolazione che in questo caso è il tratto lombare e poi faccio magari per 12 ripetizioni e poi magari inizio a fare la mia pratica di yoga. Allora, cominciamo con il movimento del tratto lombare, no? Per cui inspiro, espiro, inspiro, vedi che è fermo qua, espiro. La mia attenzione è qua, attenzione. Inspiro, dilato l'addome e contrago, espiro e contrago leggermente l'addome. Immagino sempre ci sia questo filo che mi tira verso l'alto. Non muovo le spalle, non muovo la testa, non muovo le scapole. Dilato l'addome e comprimo l'addome.
non faccio questo, fermo lì, espiro. Bene, questo è il primo esercizio. Il prossimo esercizio, sempre per il tratto lombare, le ginocchia, guarda, metto qua, un ginocchio va avanti e l'altro va dietro, per cui devo fare questo movimento e il bacino, mettiamo che il bacino sia qua, devi fare questo movimento di... la colonna fa una torsione, il scivolamento del bacino avanti e indietro, ma per far sì che io capisca che il mio bacino, la mia cresta iliaca, uno va avanti e l'altro dietro, posso mettere le dita delle mani così, indici, e punto l'indice destro avanti e sinistro va dietro. Uno va avanti e l'altro va dietro. Quindi percepisco, la sinistra è più avanti rispetto alla destra. Io sono fermo con tronco. È una nattica che va dietro, l'altro va avanti. Ok, qualità, piano, il torace è fermo, la testa è ferma. Casomai poi dopo appoggio le mani alle ginocchia e vedo questo movimento. Molto, molto, molto là in avanti. E ginocchia. È bello fare con il fitball perché percepisco il movimento del bacino e quindi del glutei che fanno questi movimenti di spostamenti avanti e indietro. Sto lavorando solo sul tratto lombare, ok? Se te ne sei accorto, quindi retro e anteroversione e spostamento avanti e indietro e continuo a farlo. In neurologia funzionale questi esercizi potrebbero essere chiamati di neuro warm up, ma si potrebbe fare anche a metà della lezione o alla fine della lezione. Sempre cercando di farlo molto piano e con qualità. Per cui se sono lì in ufficio che lavoro sul computer potrei fare anche questi esercizi, vedi che bello. Faccio 2-3, mentre li sto facendo qualcosa che sul computer faccio questi movimenti. Ok? Bene, l'altro invece è un pochettino più impegnativo e quindi anche l'ultimo esercizio. Appoggerò il bacino sopra il fitball e muoverò il tratto dorsale con le mani appoggiate dietro la testa. Allora, vediamo. Okay. Occhio qua, ok? State attenti. È come se fosse un crunch, no? Le mani dietro, appoggio sull'osso sacro e quindi sul tratto lombare e devo muovere, per cui il torace che farà una stensione e una flessione. Apro, il bacino è fermo, inspiro, espiro. Il tratto lombare, il bacino devono essere fermi. Contraggo il dorso, le scapole si uniscono. Apro bene il petto, i gomiti, espiro. Guardo il pube, inspiro, espiro e cammino. Ecco. Per qualcuno potrebbe anche pensare che sia un movimento di addominale. Va bene, è anche quello, però è l'idea è di mobilità articolare, quindi non è tanto la quantità di ripetizioni, ma la qualità di quello che sto facendo. Per cui farò 4, 5, 6 ripetizioni, faccio 12 di questi spostamenti e faccio 12 di questa qua,
sono pronto per cominciare la lezione di yoga. Prontissimo. Comunque lascio sempre poi alla fine della lezione 2 link sopra per poi dopo, oltre a questa preparazione, ok, per la pratica, di seguire altre lezioni di yoga. Adesso faccio una cosa di scioltezza, quindi di arrotolamento e srotolamento del pallone alla colonna, ok? Allora, cammino e cammino e mi siedo, ok? Cammino coi piedi, appoggio la testa e vengo. Vado, piano. Se hai notato, vedi che poi se tu fossi lì al computer avresti potuto fare tutti questi esercizi. Ti sei mosso, la colonna si è mossa, vitta la colonna. Per cui il discorso di stare lì solo sulla sedia, no, non va bene, ok? Per cui non lamentarti dopo di mal di schiena, ok? Guarda le lezioni fino alla fine perché sono delle cose abbastanza quindi interessanti per quanto riguarda l'utilizzo del Fitball, ok? Ci sono talmente tanti di quell'esercizio, non soltanto per la colonna con Fitball, però oggi la lezione era con Fitball, ma per muovere la colonna vertebrale. Qualità, ok? Prestate attenzione, qualità, quindi non velocità, per cui la velocità deve essere molto lento, qualità, quindi piano e ampiezza del movimento. Il segreto di questi esercizi quindi neurologia funzionale applicata al movimento è la qualità di ciò che stai facendo. Anche nello yoga, la qualità, l'entusiasmo che metti in quello che fai. Cioè proprio essere il 110% in quello che fai. Allora il cervello prendi atto di quello che stai facendo, riceve, dopo manda indietro, quindi risponde e dà esattamente dei benefici. Per esempio, abbassa il dolore magari in un certo punto del corpo, non necessariamente alla colonna, può migliorare una mobilità articolare che avevo magari alle spalle, per cui il segreto è la qualità di quello che fai. Ok? Bene, adesso lascio veramente i 2 link qui sopra, in questa maniera puoi andare a vedere e seguire una pratica con tante posizioni e ci vediamo nella prossima lezione, ok? Ricordati di iscriverti eccetera, lo sai già, ok? Ci vediamo raga. Ci vediamo raga, no, ci vediamo alla prossima lezione. Ciao.